Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del software Long Range Shooting Simulation. Come dice la parola, è un simulatore perché ci consente di fare un po' di esercitazione su vari argomenti che riguardano il tiro di precisione, stando comodamente seduti davanti al nostro PC. Parleremo della stima della distanza di un bersaglio utilizzando il reticolo di un'ottica. Questa è la schermata principale del nostro software di simulazione. Abbiamo uno scenario, ci sono varie sezioni, possiamo avere un ambiente desertico, montano, urbano, insomma spazia un po' in tutti i campi. Abbiamo le istruzioni dove ci dice sommariamente quello che possiamo fare, considerando anche l'intensità del venti verticali, vento a raffiche e altro. Abbiamo delle formule per calcolare la stima della distanza, i dati del proiettile dell'arma, le dimensioni del bersaglio, una mini tabella balistica tarata per questi parametri e un piccolo anemometro con le condizioni meteo, come se fosse un piccolo Kestrel. Qui, dopo che avremo effettuato il tiro, avremo i dati reali, e cioè di distanza corretta e la deriva giusta che sarebbe da impostare per effettuare il tiro correttamente. Passiamo ora a fare il primo esercizio. Selezioniamo lo stage A e si apre il nostro reticolo. A questo punto possiamo scegliere, questo è un reticolo in 1000 dot, noi andiamo a sceglierlo in 1000 e poi andiamo a aumentare gli ingrandimenti, facciamo un 20x sul primo piano focale. Questo è quello che effettivamente un tiratore potrebbe trovare a fare per andare a stimare la distanza. Di conseguenza che cosa facciamo? Andiamo a posizionare il reticolo sul bordo e andiamo a contare quanti mil vediamo. Bene o male sono 0, 2, 4, 6, 8, tra 8 e 9, diciamo 9 per quanto riguarda la parte orizzontale. Proviamo a mediare anche con il verticale, questo perché il reticolo potrebbe darci delle false informazioni, soprattutto se il bersaglio non è perfettamente in linea con noi, per cui stimiamo sia il verticale che l'orizzontale, facciamo una media. Andiamo a vedere circa 1,5 mila, quindi prendiamo nota e abbiamo 0,9 sul orizzontale e 1,5 mila sul verticale. A questo punto che cosa possiamo fare? Noi sappiamo che la parte orizzontale è pari a 46 cm, mentre il verticale sappiamo che è di 76. Abbiamo vari modi per fare questo calcolo. Possiamo usare il Middle Master, un regolo, una tabella, una calcolatrice. Diciamo che adesso a scopo didattico facciamo le cose lentamente e proviamo ad utilizzare un regolo analogico. Allora, abbiamo detto che dobbiamo tenere in considerazione alcune cose. Ad esempio, vediamo che l'anemometro sta girando. La freccia ci dice la direzione in cui proviene il vento. In questo caso il vento proviene da ore 3 e sono 3 km all'ora. Invece di utilizzare i calcoli di questa tabella e poi vediamo quanto ci avviciniamo rispetto a quello che facciamo noi, andiamo direttamente ad utilizzare il software Strelok Pro con un profilo di arma caricata esattamente con gli stessi dati che troviamo qua. Allora, la prima cosa che facciamo, andiamo ad utilizzare questo regolo analogico per fare la stima della distanza. Logicamente una tabella con i riferimenti in mil e con già l'elevazione vicino al dato è molto più rapida, però a scopo didattico utilizziamo questo riferimento. Che cosa dobbiamo fare? Noi qui avremo la dimensione del bersaglio, qui i mil che sottendono al bersaglio, qui abbiamo i riferimenti per ciò che riguarda la distanza, più altri dati tipo
il vento, il miraggio, il target in movimento e l'angolo di sito, ma che per adesso non ci interessano. Noi abbiamo detto che per quanto riguarda l'orizzontale era un bersaglio pari a 46 cm che sottendeva a un mil pari a 0,9. Noi non facciamo altro che far combaciare 46 con 0,9 e andiamo a leggere qui quant'è la distanza. Mi dice 510 metri. Prendo nota, 510 metri. Poi faccio la stessa cosa anche per quello che riguarda il verticale e in questo momento sappiamo che il bersaglio era di 76 cm e avevamo detto che sottendeva a circa un mille e mezzo, per cui 75, 76, un mille e mezzo. Andiamo a leggere la distanza e la distanza è più o meno anche qui 510 metri, per cui la media prendiamo 510 metri. Il nostro calcolo è pari a 510 metri. Ora che cosa andiamo a fare? Mettiamo i dati nel software, per cui noi diciamo 510 metri, il vento da ore 9, scusate, da ore 3 pari a 3 km all'ora. Qui abbiamo i dati della nostra arma, per cui azzeramento 100 metri, interasse ottica canna 4,57 cm, i dati della munizione esattamente uguali a quelli del software, i dati meteo, e quindi andiamo a far calcolare la nostra soluzione balistica. Per questa distanza ci dice che dobbiamo dare in elevazione 3000.1 e una deriva di 0,2 mil a destra. Ora torniamo al nostro bersaglio e abbiamo due possibilità. Possiamo sia tirare in hold, per cui andando a posizionare il reticolo al di sopra di quello del nostro bersaglio per i mil che ci servono, o possiamo digitare in torretta quello che ci serve sparando con la croce del reticolo più o meno al centro del bersaglio. Una volta effettuato il tiro, in questa zona qui noi vedremo il nostro impatto, per cui vedremo il colpo nero che impatterà sul gong, e qui avremo la distanza stimata, quella che noi abbiamo stimato. Qui vedremo la reale distanza alla quale è posizionato il bersaglio, per cui abbiamo detto che daremo in elevazione 3000.1, posiziono qui la mano come se girassi la torretta e vado a digitare i miei 1000, per cui 3.1, e ho detto che impatterà 0,2 a destra, per cui vado a dare 0,2 a destra. A un certo punto mettiamo il reticolo al centro e effettuiamo il nostro tiro. Bersaglio colpito, più o meno quasi al centro del bersaglio rosso, e la distanza era pari a 503 metri con una deriva pari a 10 cm. Come potete vedere, bene o male siamo riusciti a stimare la distanza del nostro bersaglio con questi semplici passaggi e ad effettuare il tiro. Si può proseguire facendo tutti gli altri esercizi, ce ne sono di diverso tipo, e comunque è un valido ausilio per fare una pratica casalinga che poi possiamo meglio sperimentare e ottimizzare sul campo di tiro.